Non mi era mai successo, però c'è sempre una prima volta e allora oggi per la prima volta mi son trovato ad esultare perché un grande calciatore accostato all'Inter come obiettivo di mercato andrà a giocare in un'altra squadra, o meglio rimarrà in un'altra squadra, perché il riferimento è chiaramente a Nico Paz, sul quale avrete letto anche sul nostro sito passioneinter.com. È arrivata ormai la conferma pochi minuti fa, rimarrà al Como e lo annuncia anche Fabrizio Romano, il giornalista esperto di mercato, che scrive che il Como ha raggiunto l'accordo per acquistare Nico Paz a titolo definitivo, quindi lo riscattano, ma attenzione, il Real Madrid manterrà il controllo su Nico e conserverà una clausola di riscatto, per cui Nico Paz è un giocatore del Como, ma con il controllo del Real Madrid che potrà quindi riacquistarlo. Esaudita, diciamo così, la volontà anche del calciatore, che aveva pubblicato anche qualche indizio social nelle ultimissime ore dopo l'incontro tra Como e Real Madrid, incontro dal quale erano uscite tante notizie contraddittorie, tante notizie che avevano infiammato le voci di mercato fino addirittura a far arrivare ad ipotizzare la nuova Inter con Nico Paz, con i vari schieramenti possibili con Nico Paz nell'Inter. Sapevamo che era quasi impossibile, soprattutto ragazzi siamo di fronte qui a un'operazione maestosa secondo me da parte del Como, che si presenta dal Real Madrid con al tavolo della trattativa in maniera pesante, raggiunge l'accordo, si tiene il calciatore e dopo aver raggiunto la Champions League e confermato un allenatore che ha tantissimo mercato, complimenti al Como, che fa un colpo anche mediatico, che è quello che tanti di noi interisti sognano che faccia l'Inter, che invece non è riuscito a fare con Palestra prima e non riesce a fare con Nico Pass adesso, ma era abbastanza scontato, ecco, che non riuscisse ora con Nico Pass. Detto questo, ecco, non entriamo nel mood del Inter improvvisata, dell'Inter che si trova spiazzata, perché anzi le idee dell'Inter sono comunque chiare su quello che bisogna fare in questo mercato. Ne parliamo allora in questo contenuto di oggi. Ben ritrovati amiche e amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrizione al canale mi raccomando, e vi aspetto nel club di Passione Inter qui in alto, eccolo qua, sì, il QR code da inquadrare qui per entrare nel club di Passione Inter, dove come potete immaginare in queste ore anche la sezione scouting è apertissima e infiammata, con tanti nomi che stanno circolando ovviamente in orbita Inter in questo momento in cui chiaramente, superata la questione Palestra, l'Inter era evidente che comunque avesse concentrato l'attenzione su Palestra, perché era anche un'operazione che portava con sé un impegno economico enorme e dunque anche tante altre ipotesi, tante altre piste di mercato che l'Inter stava portando avanti erano finite un attimo in secondo piano per dare la priorità appunto a Palestra. Ora che Palestra non si fa, l'Inter deve andare ad operare sul mercato portando avanti e andando alla ricerca di quelle che sono le esigenze immediate. Quali sono queste esigenze? Le sappiamo, ma le ribadiamo: il portiere, due difensori sicuramente, perché De Vrij è in uscita dopo Acerbi e Darmian, un esterno destro comunque perché è partito Dumfries, ma anche qui poi ci sono delle provocazioni che poi magari andremo a ripetere, e poi c'è l'idea di aggiungere qualcosa tra centrocampo e attacco. Detto che il centrocampo dell'Inter adesso è comunque già bello pieno, bello denso, ma adesso ci arriviamo, andiamo con ordine. Di sicuro Provedel è un nome che teniamo lì, comunque l'Inter si è portata molto avanti su Provedel ed è il portiere individuato per affiancare Josep Martinez per completare il pacchetto dei portieri. In difesa l'Inter se l'ha portata avanti per Solé, ma come dicevamo anche ieri non ha mai chiuso l'Inter, non ha mai raggiunto un accordo, non ha mai diciamo nemmeno imboccato il rettilineo finale della trattativa con l'Udinese. Abbiamo sempre detto che eravamo in attesa di un contatto diretto tra Inter e Udinese per Solé, perché l'Inter valuta Solé ad un anno dalla scadenza, quindi tra pochi mesi si libererà a zero, attorno ai 22, 23, 25 milioni di euro circa il giocatore, il difensore, che l'Udinese invece valuta addirittura una trentina, e a quelle cifre l'Inter ancora non ci è arrivata e non so se ha intenzione di arrivarci, tant'è che sono iniziate le voci sull'Atletico Madrid, che da quello che so non ha ancora presentato però un'offerta ufficiale per il difensore, che è un obiettivo sì, ma non ad ogni costo. E nel frattempo l'Inter, che come detto deve andare a prendere due difensori, è stata accostata in queste ore a John Stones, una notizia che arriva dalla Germania, da una fonte comunque autorevole come il giornalista Christian Falk, la Bild in particolare, da tenere d'occhio. John Stones, che vi condivido anche la scheda Transfer Market, difensore classe 94 che si libera a parametro zero dal Manchester City, 1,88 m, giocatore che negli ultimi anni ha avuto qualche problema fisico e ha giocato poco effettivamente come minutaggio e come partite nel Manchester City.
Vi dico però qui un paio di cose, perché so già che tanti cominceranno a storcere il naso, sia per l'età che per i problemi fisici, eccetera. Intanto, io non vedo perché si debba così demonizzare il mercato dei parametri zero adesso. Capisco il discorso degli ingaggi, nuovi paletti, nuovi parametri, eccetera, però l'Inter che deve fare varie operazioni di mercato, secondo me nel mercato, nel cestone dei parametri zero, qualcosa di interessante ci trovi. E John Stones nel giusto contesto. Io ricordo che l'anno in cui il Manchester City purtroppo vince la Champions League contro di noi in finale, Stones era diventato un elemento chiave nella prima costruzione del Manchester City, era diventato un'arma tattica molto interessante che aveva fatto svoltare il City fino ad arrivare poi a vincere anche la Champions League, purtroppo contro di noi. Quindi non è un elemento banale come calciatore che arriverebbe in questo caso a zero per prendere il posto di De Vrij nei piani. De Vrij Acerbi, mettiamola così, o De Vrij più Darmian, ecco, dei due ne rimane uno con un ingaggio magari simile di quella portata lì, ed è un giocatore di 32 anni comunque che 2-3 anni di buon livello in Serie A, se hai delle garanzie anche dal punto di vista fisico e gli dai un minutaggio buono, ecco, non enorme, è un'operazione secondo me da non sottovalutare sicuramente, soprattutto perché poi le risorse le devi concentrare su altri colpi importanti, un altro difensore come minimo, come detto, il centrocampista, dove Curtis Jones rimane un nome su cui però l'Inter non ha avuto novità negli ultimi giorni, nel senso che l'Inter, come dicevo prima, si è concentrata sull'operazione palestra e quindi la questione Curtis Jones non è stata portata avanti anche alla luce della distanza che c'è con il Liverpool. Ovvio che adesso l'Inter può riaprire questo tavolo, soprattutto se dovesse finalmente sbloccarsi qualcosa su Frattesi. Vi dicevamo noi ragazzi, io ho, sulla base delle notizie raccolte anche dalla nostra Romina nella sede dell'Inter e non solo, sto tenendo d'occhio la questione Frattesi, perché nelle scorse ore vi dicevo abbiamo saputo delle cose su Frattesi, si sta muovendo qualcosa su Frattesi e parallelamente si è sbloccato Anderson al Manchester City. Che c'entra Anderson? È un centrocampista del Nottingham Forest che ora ha una vagonata di soldi, li aveva già prima, in più di 130 milioni di euro incassati da Anderson che va al Manchester City. Ecco che ora il Nottingham ha vagonate di soldi, l'esigenza di aggiungere due centrocampisti, molto probabilmente, e aveva già aperto un canale molto molto interessante con Frattesi a gennaio e di nuovo nelle scorse settimane. Quindi avevamo registrato del fermento attorno a Frattesi, vediamo se questo effetto domino si incastra così con Anderson che va al City, il Nottingham che può andare ad affondare sul giocatore e magari aprire un canale proficuo con l'Inter, dove io continuo a dire che a me piace molto Ndoye del Nottingham appunto come possibile erede di Denzel Dumfries lì a destra, dopo l'affare sfumato con Palestra appunto. Perché? Perché dobbiamo metterci comunque, dobbiamo ragionare sul fatto, l'ho scritto anche nella newsletter, mi ripeto su questo, spero che abbiate letto la mia newsletter. Su Palestra l'Inter aveva deciso di mettere un budget molto alto, di mettere una spesa molto alta, cosa a cui non siamo più abituati da diverso tempo. Quindi era un qualcosa che tu facevi perché evidentemente avevi trovato un giocatore unico, non raro, ma praticamente unico per tutti i parametri di età, di caratteristiche, soprattutto di forza, di prospettiva e anche di nazionalità. Un parametro unico. Un altro Palestra di sicuro in Italia non c'è. Un altro giocatore come Palestra che ti unisce tutte queste cose di sicuro in Italia non c'è. Non c'è nemmeno all'estero proprio esattamente replicante rispetto a Palestra. Ci sono magari dei profili che potrebbero essere simili a livello di fisicità, di intensità e di cose che ti potrebbero dare, ma replicabile e acquistabile dall'Inter. Ecco, io credo che l'Inter dovrà andare su qualcosa di diverso e quel qualcosa di diverso per me potrebbe essere Ndoye, che ha delle caratteristiche più offensive e questo poi ti incide anche un po' sull'Inter che stai costruendo, oppure anche qui so che molti di voi storceranno il naso anche per questa cosa. Io non mi sorprenderei di vedere dei tentativi anche per dei calciatori che sono già in Italia, su dei giocatori che io vedo in questo momento molto criticati, ma non son del tutto d'accordo, nel senso che se mi dici passi da Dumfries a Dodò, è ovvio che non è il mio sogno passare da Dumfries a Dodò, però ricordiamoci l'anno scorso comunque Dumfries arriva da una stagione con 4 mesi di infortunio come detto, devi aggiungere un giocatore differente, a quel punto Dodò ti dà per esempio molto più sprint, molto più qualità palla al piede, soprattutto negli ultimi 30 metri ed è un
giocatore che anche la Roma sta corteggiando attentamente, la Roma di Gasperini, che sugli esterni sa fare un certo tipo di lavoro, ci sta lavorando anche su Dodò, ti aggiunge delle cose differenti e quindi magari il discorso è: punti su Dodò, io preferirei magari inserire un giocatore con delle caratteristiche anche più fisiche per poter avere delle cose diverse. Se però punti su quel giocatore lì, magari del fisico in più lo metti a centrocampo. Cambi qualcosa sul tuo obiettivo di centrocampo o sul tuo obiettivo magari anche di completamento della rosa sulla tre quarti, come dicevamo. Oltre a Dodò, dicevamo ieri altri nomi. Cambiaso è un altro nome che l'Inter sta valutando, ragazzi. Lo so che anche questa cosa non vi fa impazzire, ma è un altro nome che l'Inter sta valutando. Anche qui è un giocatore che rispetto a Dodò ha meno sprint negli ultimi 30 metri, ha meno corsa da Premier League, ha più palleggio, probabilmente più anche contribuzione nella costruzione dell'azione da questo punto di vista, e è stato accostato Wesley, che credo sia imprendibile perché la Roma non penso che venderà uno degli esterni più interessanti in questo momento in Italia, e sono stati accostati quindi questi profili. Io citavo ieri anche Rierson, che era più una mia preferenza, così come vi dicevo già 20 giorni fa Munoz del Crystal Palace, che poi abbiamo visto fare 2 gol al mondiale. Però ecco, il tema è che l'Inter adesso secondo me dovrà concentrarsi sull'esterno, perché o decidi di ripartire da Luis Enrique Diouf, e so che anche questa è una notizia che, che sarà sicuramente una scelta di ripiego, è evidentemente eventualmente una scelta di ripiego questa, però è una provocazione. Hai Luis Enrique, che è un giocatore al secondo anno di Italia, che ti dà quella caratteristica più di possesso palla, di palleggio, di costruzione. Diouf ti dà invece quella cosa più di dribbling, di puntare l'uomo, di provare l'uno contro uno, eccetera. Quindi come caratteristiche avresti già in casa delle cose differenti. Il mio sogno però è di prendere un esterno proprio titolare, forte, che ti va poi ad incidere anche su quello che puoi fare nel resto della rosa. Queste restano quindi le priorità dell'Inter. Volevo fare un po' di ragionamenti a voce alta insieme a voi da questo punto di vista. Poi magari nelle prossime ore facciamo un bel contenuto di approfondimento su tutti i nomi che sono stati accostati all'Inter, che cosa potrebbero dare all'Inter, tra i vari Molina, che penso sia difficile però da andare a prendere all'Atletico Madrid. Qualcuno mi ha citato Alberto Costa del Porto, però in Portogallo ho parlato con un collega un collega italiano, non portoghese, che mi diceva che in Portogallo dicono che è difficilissimo da prendere Alberto Costa, quindi vediamo, ecco, se questa ipotesi si può percorrere. E tanti altri nomi che mi avete fatto, qualcuno mi citava Freeman del Villarreal che stiamo vedendo al mondiale, oppure Doué che abbiamo visto al mondiale, altro profilo sicuramente interessante. Però ecco, si andrà a scegliere un giocatore non solo sulla base delle caratteristiche tecniche, ma anche sui parametri più economici, e poi da lì si capirà come evolverà il mercato dell'Inter e come si completerà. Fatemi sapere che ne pensate voi, io vi aspetto nei commenti, soprattutto vi aspetto in diretta stasera alle 19:30, perché immagino che sarà una diretta molto calda, quindi vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.